Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati con un nuovo video. Oggi voglio parlare di tutt'altro argomento. Come ho detto all'inizio di questa sequenza di video, comunque sia dal mio ritorno, mi volevo occupare appunto, comunque sia allargarmi su qual è il mio argomento principale in questo canale. Volevo fare una cosa un po' più tondo, nel senso un po' più a 360 gradi. Oggi devo parlare delle pompe di calore. Vi farò vedere il mio impianto. Vi premetto subito che il mio impianto è in totale fai da te, quindi anche se c'è qualcosa fuori posto, pelone nell'uovo, io sono sempre propenso a consigli. Se avete qualcosa da dirmi potete scriverlo qua sotto tranquillamente nei commenti. Ci tenevo a trattare questo argomento in quanto già col gruppo Telegram comunque abbiamo aiutato un po' di gente e anche un po' io su Facebook, così in gruppo di pompe di calore, ho cercato di dare una mano. Tutto quello che so è dettato dalla mia esperienza in campo e comunque sia ho evitato tanti errori e quant'altro. Detto questo, partiamo subito. Vi porto a vedere il mio impianto, dopodiché torniamo. Eccoci qua ragazzi, questo è dove tengo praticamente il bollitore, dentro qui. Nel mio caso è un Models Borley X1 XL, praticamente come possiamo vedere dallo schema ha tutta la serpentina dentro, è il bollitore specifico per la pompa di calore, ma questo ne parleremo dopo. Allora, ricapitolando, tubo sopra, ok, dove c'è la saracinesca lì, è l'andata che arriva dalla pompa di calore, quello praticamente sopra che poi scende giù è il ritorno, ok, dalla pompa di calore. Cosa succede? Il tutto è gestito tramite valvola 3 vie, che è quella lì, ok? Cosa succede? Adesso, come possiamo vedere, lei sta andando col riscaldamento, lo vediamo da quella tacchettina lì, ok? Vedete? È il segno lì in su. Cosa succede? Io adesso ce l'ho col riscaldamento, quindi appunto prende, va, lasciate stare il casino, prende, va e va al riscaldamento di casa. Quindi andata e ritorno del riscaldamento. Ricordatevi sempre di mettere un defangatore. Defangatore, poi va detto l'impianto, lì io ho dovuto aggiungere un vaso d'espansione, ritorno, filtro a Y e poi mi va in macchina. Ok? Cosa succede con questa valvola trivia? In questo caso che io faccio anche l'ACS, appunto, ok? Cosa succede? Quando noi andiamo a settare il bollitore per una X temperatura, esempio, noi vogliamo l'acqua calda a 45 gradi, la Panasonic poi ci dà la scelta ci dà un delta T su cui far ripartire il bollitore. Praticamente io l'ho settata, nel mio caso, a 45 gradi con un delta T di 5, quindi a 40 mi riparte. Mettiamo caso che abbiamo una condizione che a 40 gradi lei mi riparte, cosa succede? La macchina manda la richiesta alla valvola 3 vie commuta e mi fa andare l'acqua, il flusso suo lo devia qui, che a sua volta, vi faccio vedere qua, a sua volta serpentina è entrata, c'è tutto quel giro che vi ho fatto vedere prima, uscita, ok? L'uscita, cosa succede? Deviando questo flusso, lui scalda la serpentina interna, appunto, scaldando la serpentina interna, lui praticamente per induzione scalda l'acqua del bollitore. Ricordiamoci che quando passa dalla condizione di riscaldamento ad ACS, almeno la Panasonic alza leggermente il compressore. Ci trasferiamo sul tavolino così vi spiego tutto. Comunque sia, questo è l'impianto. Vaso espansione e riscaldamento, vaso espansione ACS, ricordatevi le valvole di sicurezza, valvola sicurezza 3 bar per il riscaldamento e valvola di sicurezza, che ce l'ho dall'altra parte, di 6 bar per l'acqua calda sanitaria. Vaso di espansione, riscaldamento caricato a 1.5 bar, vaso ACS caricato a 3 bar, ok? Ricordiamoci, sono sempre calcoli da fare per scegliere i nostri vasi di espansione più adeguati alle nostre esigenze. Comunque se ci sono tutti i calcoli, ok? Eccoci ragazzi, come avete visto il mio impianto nel breve. Ricapitoliamo, praticamente tutto l'impianto è gestito con una valvola 3 vie, quindi l'andata della pompa di calore entra in questa valvola 3 vie, va diretta al riscaldamento, dopodiché il ritorno va a un defangatore
filtro a Y, dopodiché ritorno in macchina. Cosa succede con questa valvola tre vie? Quando io ho richiesta di acqua calda, la valvola tre vie, tramite appunto la pompa di calore che gli dice guarda che devi fare l'acqua calda, commuta questa valvola tre vie e devia il suo flusso nel serpentino del bollitore. Questo serpentino del bollitore, giustamente poi il compressore della pompa di calore aumenterà i suoi giri, di conseguenza aumenterà la temperatura dell'acqua. Aumentando questa temperatura dell'acqua che circola in questo serpentino, per induzione si scalda appunto anche l'acqua all'interno del bollitore. Dopodiché, raggiunta la determinata temperatura che noi andremo a impostare nella pompa di calore, si spegnerà, la valvola tre vie ricommuterà e riprenderà il suo normale funzionamento. Come avete visto, nel mio impianto non ho la presenza del puffer sul ritorno. Ce l'avevo, l'ho eliminato in quanto nel mio caso era totalmente inutile. Il puffer sul ritorno, quando è che viene messo? Puffer sul ritorno, solo sul ritorno. Tengo a precisare solo sul ritorno perché tra poco poi veniamo a quello che voglio dire. Sul ritorno viene messo principalmente quando abbiamo pochi termosifoni, comunque sia un impianto termosifoni, quindi i litri dell'acqua lì sono veramente pochi, quindi non soddisfa i requisiti minimi che vuole la pompa di calore in fatto di litraggio, di conseguenza si aggiunge un puffer di taglia adeguata e di conseguenza andiamo a colmare questo gap. Il puffer però in quel caso ha una doppia funzione, oltre che colmare il litraggio dell'impianto. Ha anche la funzione che durante gli sbrigamenti della macchina viene in aiuto nell'impianto stesso. Di conseguenza, per l'appunto, il puffer ci viene in soccorso. Negli impianti a pavimento, riscaldamento a pavimento, serpentino, come lo volete chiamare, questo puffer può anche non esistere. Possiamo andare in diretta sull'impianto. Molte volte l'errore più banale, vi lascio qua magari una foto, che hanno fatto anche a me ai tempi, qual è? È mandare l'andata e il ritorno non diretta all'impianto, ma andata e ritorno in un pufferino, ok? O un separatore, come volete chiamarlo. E poi ripartire sempre da questo. Cosa succede in questo caso? Noi avremmo continui on e off dettati da una falsa lettura della pompa di calore dell'acqua al suo interno. Per cosa succede? All'interno di questo puffer noi abbiamo l'acqua miscelata, l'andata e il ritorno miscelato, di conseguenza la pompa di calore non ha la lettura reale di quello che è il ritorno effettivo, di conseguenza tipo molte volte risulta essere 1/2 delta T e si spegne la macchina. Continuandosi a spegnere e accendersi, spegnersi e accendersi, spegnersi e accendersi, c'è anche il rischio che noi rimaniamo a freddo. Quindi questo è uno degli errori più comuni in assoluto, che causa una marea di on-off e una marea di problemi all'utente finale. Il ricordo che il pufferino va usato, se va usato solo e esclusivamente sul ritorno, mai mischiare così. C'è un altro collegamento che si può fare. Allora, questo collegamento che vi ho appena citato si chiama collegamento a 4 tubi, che si può usare in un certo ambito, ma non in questo. Poi c'è un collegamento a 3 tubi, ok? O se no c'è il collegamento solo sul ritorno, che è quello per cui è studiato, tra virgolette, nel senso, il più idoneo per la pompa di calore. Molti errori poi che vengono fatti in fase di progettazione è mettere una taglia di pompa di calore errata. Questo cosa causa? Questo causa una rottura di scatola immensa, un disagio, veramente un forte disagio all'utente finale come possiamo essere noi. Quindi vi faccio un esempio. La nostra casa può richiedere tranquillamente, può soddisfare una pompa di calore da 7 kW, può soddisfare il nostro fabbisogno. Magari termotecnico, comunque sia chi ce la monta, ci butta giù una 12 kW e quindi cosa succede? Che è sovradimensionata. Oltre ad avere consumi allucinanti, se queste macchine non sono elastiche o comunque sia non modulano tanto al minimo, avremmo praticamente una marea di on e off, e on e off si traducono in maggior parte delle volte in picchi di consumo, ok? Quindi è un on off sono picchi di consumo e quindi noi andiamo a consumare alla fine del mese, se tiriamo le somme, sono una bella spesa in più. Invece che avere un funzionamento lineare come deve funzionare la pompa di calore,
in genere H24, poi ognuno la fa lavorare come vuole, chi la fa lavorare H24, chi la fa lavorare fascia oraria. Diciamo che in base all'involucro che ha la nostra casa, poi noi possiamo decidere in quali casi è meglio accesa anche H24, in quali casi è meglio accendere la fascia oraria. In genere è meglio accenderla in fase oraria, magari quando abbiamo un involucro ottimale, se non ben eseguito, come può essere casa col cappotto, infissi o comunque sia un A della Madonna. Invece può essere il caso di tenere accesa H24 quando il nostro involucro non è tanto performante, quindi disperde un pochettino, e quindi noi avremo il nostro comfort tenendo accesa la macchina H24, di conseguenza avremo un consumo al minimo della macchina, che alla fine del mese è sempre molto meno di avere la macchina che ci continua a fare questi on e off che ho appena detto. Allora, per dimensionare la pompa di calore esiste un foglio, comunque sia un calcolo, adesso dico foglio, ma esiste un calcolo da fare tramite, molte volte questo calcolo da fare si prende dall'ape, da un ape fatto bene. Ok, se il nostro ape della casa è fatto bene, già da quello lo diamo in mano a un termotecnico, già quello in teoria poi se il termotecnico è capace di fare il suo lavoro, il termotecnico da lì saprà tirar fuori la pompa di calore, la taglia della pompa di calore più adatta che fa il caso nostro. Da lì poi il gioco è fatto, perché poi da lì potremo anche gestire l'acqua calda. Se dobbiamo gestire l'acqua calda di solito si prende, vi faccio un esempio, solo riscaldamento noi potremmo prendere una 5, ma mettiamo dentro una 7 kW perché dobbiamo fare anche l'acqua calda. E così via, se ci serve una 7 solo per riscaldarci, allora mettiamo dentro una 9 che per fare l'acqua calda male non fa. Poi la taglia da pompa di calore in genere si usa anche sovradimensionarla in base a dove siamo collocati. Se siamo in un ambiente che è tanto umido, allora in genere si usa sovradimensionare leggermente la macchina, ok? In modo che non faccia una marea di sbrigamenti o comunque sia non vada in sofferenza durante gli sbrigamenti. Comunque sì ragazzi, questo è penso, un assaggio di un video che facevo che faccio sulla mia pompa di calore. Penso di portarne altri, penso di portare soprattutto un video quando il mio impianto sarà ultimato, e magari se volete approfondire l'argomento scrivetelo qua sotto nei commenti, e comunque sia vi invito sempre a entrare nel gruppo Telegram, perché abbiamo anche, appunto, come ho detto durante il video, abbiamo la sezione dedicata alle pompe di calore, dove potremmo anche darvi lì una mano nel limite del possibile, che nel senso che di quello che sappiamo noi, quindi se possiamo aiutarvi ben venga. Io ho tra virgolette salvato, ne dico salvato, comunque sia ho preso per il rotto della cuffia tante persone che se no si sarebbero trovati con una pompa folle in casa. L'ultima che mi viene da pensare è un mio caro amico che è arrivato questo termotecnico con l'app e tutto quanto, hanno fatto il loro calcolo, la pompa di calore che gli avevano detto di mettere giù era una 16 kW trifase, quando lui aveva il contatore aveva 6 kW monofase. A prescindere che 16 kW trifase lui si ritrovava a cambiare l'intero, comunque sia contatore, mettere la fornitura trifase con tutti i costi annessi e connessi e quant'altro, quindi costo già la macchina. Poi la voltura, lavoro, veniva a fare un bordello. Al che fortunatamente poi mi ha parlato, allora gli ho detto ma fammi vedere un attimo il tuo ape. Dai calcoli che abbiamo fatto, proprio lui era qua a casa mia, abbiamo fatto i nostri calcoli e ragazzi quello che è venuto fuori faceva ridere, cioè nel senso, se la usava solo per il riscaldamento 7 kW, lui fa anche la CS, abbiamo messo giù una 9. Il risultato? Macchina dimensionata perfettamente. Gli lavora, se vuole farla lavorare H24 lavora tranquillamente, modulo al minimo 550 watt, va che è una bellezza. Quando deve fare la CS la reintegra, non è sovradimensionata per niente. Figuratevi voi se metteva giù quel mostro di pompa di calore che gli avevano detto di mettere giù. Ragazzi, è una giungla, come c'è la giungla nel fotovoltaico, che però lì è
leggermente diversa. La giungla nelle pompe di calore fa male all'utente finale, perché purtroppo se quello che ne fa maggiori spese è l'utente finale, che si ritrova una macchina che ne esce matto, che magari si passano i mesi a cercare di ottimizzarla, perché oramai l'acquisto è stato fatto, quindi si passano i mesi a cercare di ottimizzarla con trucchetti, bypass di sensori. Io guarda, mi ricordo i tempi, ero diventato matto, quindi questo è, quindi chi posso salvare lo salvo e spero che ne salverò più possibile. Detto questo ragazzi, io ripeto, farò altri video. Se vi è piaciuto questo tipo di video commentate qua sotto. Se vi è piaciuto il video appunto mettete un bel like, iscrivetevi o non iscrivetevi, vedete voi come dico sempre. Vi si vuole bene ragazzuoli, ci vediamo al prossimo video. Ciao!